Oggi sempre più spesso le persone a tutti i livelli aziendali ed in tutti i settori si trovano a lavorare con colleghi appartenenti ad altre culture e a differenti generazioni, o a guidare team di lavoro multiculturali e multigenerazionali. E questo in un ambiente lavorativo che sta diventando sempre più complesso e liquido. Nelle più recenti teorie organizzative si è quindi iniziato a parlare e ad affermare il concetto di purpose leader. Ma chi è innanzitutto un o una purpose leader? Può essere considerato un supervisor, può essere un dirigente, un coordinatore o forse uno store manager, anche un impiegato senior. In realtà la lista potrebbe continuare, ma mi fermo qui, perché potrebbe trattarsi di una qualsiasi di queste figure. In effetti un purpose leader non è definito dal ruolo o dalla posizione che ricopre all'interno di un'organizzazione, ma è piuttosto definito dalle sue azioni e dalla capacità di influenzare ed ispirare positivamente i propri collaboratori e più in generale coloro che lavorano all'interno dell'organizzazione di cui fa parte, e quindi in grado di esprimere una capacità di leadership individuale, trainante, consapevole ed etica. Ma per farlo è indispensabile, innanzitutto per il purpose leader, conoscere se stesso e coloro che lo circondano. Ebbene, in una cornice lavorativa sempre più cross-culturale ed incerta, il coaching può diventare parte essenziale del progetto di sviluppo del purpose leader, perché è in grado di stimolare proprio la sua consapevolezza rispetto a capacità, risorse personali ed idee utili per gestire team di lavoro che non solo siano efficienti, ma anche inclusivi e quindi rispettosi delle diversità, che per loro natura si muovono quindi su prospettive molteplici. Ma non solo, parliamo anche di sviluppo della consapevolezza rispetto ai propri valori guida, a quanto essi vengono praticati nella propria vita e a considerare come questi possano allinearsi quindi agli obiettivi di inclusione e diversità che sono promossi all'interno dell'organizzazione aziendale. Insomma, per il purpose leader inclusivo un primo obiettivo da raggiungere è ricercare il giusto equilibrio tra la leva intellettuale data dai risultati di business e la leva emozionale data dall'agire secondo i propri valori e secondo il proprio personale senso di scopo, con l'altro obiettivo ovviamente di riconoscere e saper valorizzare l'unicità delle persone con cui si trova a lavorare. Ma come si fa a realizzare questo equilibrio tra intelletto ed emozione? Ricerche che sono state condotte dal Center for Creative Leadership hanno appurato come la principale criticità che è affrontata oggi dal team leader in generale, che si cimentano poi nell'arena imprenditoriale globale, è proprio l'incapacità di navigare le proprie emozioni. E questo porta a diverse difficoltà nel gestire il cambiamento, nell'incapacità di lavorare bene in team, e soprattutto a relazioni interpersonali che diventano mediocri. Ebbene, qui entra in gioco l'allenamento della propria intelligenza emotiva, cioè la capacità di essere smart con le nostre emozioni. E pietra miliare dello sviluppo del nostro quoziente emotivo è, ancora una volta, proprio la nostra consapevolezza. Consapevolezza che si può allenare proprio tramite un percorso di coaching, quindi consapevolezza delle proprie emozioni, delle corsie preferenziali che creiamo tra determinate emozioni e reazioni, delle risposte consapevoli che occorre invece mettere in campo al presentarsi e ripetersi di determinate situazioni, il che diventa tanto più importante quanto più ci troviamo a muoverci in contesti sensibili per la diversità di cultura e di generazioni presenti in un contesto lavorativo. Ma come individuare queste corsie preferenziali che la mente usa per far fronte a diverse situazioni e cominciare invece ad allenarci a dare risposte più consapevoli? Ti propongo un piccolo esercizio. Disegna su un foglio bianco una strada. All'inizio della strada descrivi una situazione che si è verificata e che ti ha colpito particolarmente per il tipo di reazioni che hai avuto. Ora procedi lungo la strada e disegna una prima fermata, dove descriverai il tipo di reazioni che appunto hai avuto. Procedi ancora lungo la strada e disegna una seconda fermata, dove invece descriverai le reazioni delle persone coinvolte in quella situazione. Al termine della strada
Descrivi invece quali sono i risultati che hai ottenuto e quali sono stati i risultati che invece non avresti voluto ottenere con le tue reazioni. Ebbene, questo esercizio ti aiuterà proprio a mettere in evidenza i tuoi schemi di pensiero, affinché la prossima volta che si verificherà quella stessa situazione, tu possa mettere in atto una risposta più consapevole e quindi ottenere dei risultati che siano per te più positivi.